Nel 53 a.C. Cesare chiese a Pompeo di inviargli una sua legione ed arruolò nuove leve fino a portare il numero di legioni al suo comando a 10. L'incremento degli effettivi era giustificato dal fatto che la Gallia era infatti in fermento. I parenti di Induzio Maro si erano alleati coi popoli germani abitanti oltre il Reno e con i popoli galli degli Atuatuci, Nervi ed Eburoni di Ambiorige, mentre ad occidente i popoli dei Senoni e dei Carnuti disertavano le assemblee dei Galli. Cesare era deciso a dare un segnale forte del suo potere e dapprima con 4 legioni devastò il territorio dei Nervi, che si sottomisero al proconsole. Poi mosse contro Senoni e Carnuti, che si sottomisero immediatamente. Ora occorreva affrontare i popoli ribelli dell'est della Gallia. Cesare lasciò 3 legioni nel campo di Tito Labieno con i bagagli e marciò con 5 legioni verso il paese dei Menapi. I Menapi rifiutarono lo scontro in campo aperto coi legionari, così i Romani misero il loro territorio a ferro e fuoco finché essi chiesero la pace. Nello stesso momento Labieno marciava con 25 coorti verso i Treveri, che stavano aspettando rinforzi dai Germani. Raggiunto il fiume Semois, sui 2 lati opposti dello stesso i 2 eserciti si fronteggiarono. Labieno voleva lo scontro prima che arrivassero i Germani e finse una ritirata. I Galli, volendo sfruttare la possibilità di una facile vittoria, avanzarono attraversando il fiume. Labieno prontamente ordinò alle legioni di voltarsi ed attaccare i nemici che, trovandosi in terreno sfavorevole, con alle spalle il fiume, furono travolti e sbaragliati. Cesare, venuto a conoscenza del successo di Labieno, decise di riattraversare il Reno, vicino al luogo dove aveva attraversato il fiume l'anno precedente. I suoi alleati Ubi indicarono i Suebi come popolo che aveva inviato rinforzi agli Eburoni. Essi però si erano ritirati all'interno della Germania per sfuggire alla repressione romana. Cesare, resosi conto delle difficoltà di inseguire i Suebi all'interno delle selve della Germania, ritornò quindi in Gallia. A questo punto Cesare rivolse la sua attenzione contro gli Eburoni, che si erano rifugiati tra fitte foreste e paludi pensando di sfuggire alla vendetta romana. Cesare decise allora di non sacrificare i suoi legionari su di un terreno sfavorevole ed assoldò mercenari galli e germani per cercare e devastare gli insediamenti degli Eburoni e sterminarne la popolazione. In seguito alle devastazioni, Ambiorige fuggì e il popolo eburone sparì dalla storia. Il 53 a.C. si concluse con Cesare che indisse una assemblea per indagare sulla sollevazione dei Carnuti e dei Senoni. A seguito delle indagini fu indicato come responsabile della sollevazione il caporibelle Accone, che fu prontamente decapitato. L'anno stava concludendosi e Cesare assegnò alle legioni i quartieri invernali. Egli inviò 2 legioni al confine coi Treveri, 2 nel paese dei Lingoni e le 6 restanti nel paese dei Senoni. Assolti questi compiti, egli si diresse verso l'Italia, da dove ben presto avrebbe avuto terribili notizie dalla Gallia, che credeva oramai pacificata. Occidente i Senoni ed i Carnuti